Salute a tutti! Siamo arrivati al quarto e ultimo video della serie dedicata alla teoria Zodiac uguale Mostro di Firenze uguale Giuseppe Bevilacqua. Ecco, io sono contento di essere arrivato all'ultimo video e non ne farò altri. Per me è stata veramente una grande fatica registrare questi video, prepararli, rispondere poi ai vari interventi degli appassionati, perché mi sono trovato in un mondo dove non mi sento a mio agio, cioè un mondo dove ho visto che impera l'illazione, la congettura, lo stiramento dei dati, l'arrotamento dei dati, dove si cerca di far tornare dei conti che non tornano, cioè dei conti che si fa fatica proprio anche a capire. In questo video non aspettatevi rivelazioni, diciamo così, sorprese come è successo magari nei due video scorsi, ma è un video in cui cercherò un po' di esaminare la figura del protagonista in carne e ossa di questa storia, Giuseppe Bevilacqua, Joseph Bevilacqua a dire il vero, perché è un americano, italo-americano, morto recentemente, cercando di far tornare il discorso su una persona reale. Cioè, questi discorsi su Zodiac, Mostro di Firenze, hanno riguardato personaggi che, se così li vogliamo chiamare, astratti, ignoti, che potevano essere chiunque, no? Però dietro di loro in questa teoria, c'era un personaggio vero, un personaggio in carne e ossa che è da poco scomparso, ma che comunque ha lasciato una vedova, ha lasciato dei figli e fino a prova contraria è una persona per bene. Cioè è una persona che la legge vuole innocente se non si dimostra il contrario. E io direi che in tutto quello che abbiamo visto in questa teoria, cioè di prove contro di lui non ce n'è nemmeno una. Comunque andremo a cercare di capire quello che c'è attorno a questo personaggio. Allora, innanzitutto vediamo chi era Giuseppe Bevilacqua. L'abbiamo già incontrato in un video sul processo Pacciani, perché Giuseppe Bevilacqua testimoniò al processo Pacciani, ma su quello ci torneremo. Vediamo chi era il personaggio al di là di questo fatto, no? Al di là di questo suo intervento in quel processo. Vi leggo una specie di biografia che ho estratto così dalla rete. Qui lo vediamo in una foto del 2015, quando aveva 80 anni, perché lui è del 35. Joseph Bevilacqua, soprannominato Joe, è nato a Totowa, New Jersey, il 20 dicembre 1935, in una famiglia italo-americana. Nel 1954 fu arruolato nell'esercito e trasferito in Germania. Nel 1964 venne in Italia, dove lavorò nella caserma Camp Derby di Livorno, nella polizia militare. Nel 1968 venne mandato in Vietnam. Per i successi in combattimento ottenne diverse decorazioni, dalla stella d'argento a quella di bronzo, fino alla Soldier's Medal e alla Purple Heart. A cavallo degli anni 60 e 70 ebbe due figlie da una sua compagna, credo moglie. Nel 1974 si congedò dall'esercito con il grado di primo sergente e si stabilì a Firenze, nel cimitero monumentale americano, dove lavorò per l'American Battle Monuments Commission. Nel 1982 nacque la figlia Maria e nel 1984 si sposò con la madre della ragazza, signora Mary Torelli. Nell'88 venne trasferito al cimitero americano di Nettuno, vicino a Roma, e lì fece la gestione di quest'altro cimitero. Nel 2010 andò in pensione e si ritirò a vivere a Sesto Fiorentino. Morì per cause naturali il 23 dicembre 2022. Ecco, allora, abbiamo detto che Giuseppe Bevilacqua fece il suo ingresso nella vicenda del Mostro di Firenze con una deposizione al processo Pacciani nel 1994. Dopodiché uscì da questa vicenda e per 20 anni di lui non si seppe più nulla a livello di vicenda del Mostro di Firenze. Per 20 anni e più. E il 29 maggio 2018 il suo nome tornò alla ribalta della cronaca perché venne pubblicato un articolo sul giornale intitolato "Il killer Zodiac mi ha confessato, sono io il mostro di Firenze", a firma di Francesco Amicone, un giornalista molto giovane, figlio di un noto e grande giornalista, che appunto in questo articolo, che a dire il vero era stato preceduto una decina di giorni prima da un analogo articolo uscito su una rivista online, tempi.it. Comunque,
Il grande pubblico conobbe così questo fatto attraverso l'articolo del giornale. Leggiamolo. Non mi sono consegnato per non mettere nei guai gli altri. Un ex militare americano ha ammesso di essere l'autore dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze, commessi fra il 74 e l'85. Una inedita testimonianza al vaglio della Procura di Firenze racconta che l'uomo, oggi 82enne, ha ammesso in una telefonata di alcuni mesi fa di essere il serial killer già noto negli Stati Uniti, con il nome di Zodiac. La testimonianza è corroborata da compatibilità biografiche e dalla presenza del nome dell'autore delle ammissioni nei messaggi cifrati di Zodiac, inviati ad alcuni giornali americani fra il 69 e il 74. E questa è una bella balla, diciamo la verità, no? Che ci sarebbe il suo nome in questi messaggi cifrati. Perlomeno è una cosa assolutamente indimostrata. L'uomo sarebbe l'americano che uno dei presunti complici del mostro, Mario Vanni, aveva indicato come il vero serial killer, Ulisse, il Nero, in una conversazione intercettata il 30 giugno 2003 nel carcere Don Bosco di Pisa. E qui l'articolo tira fuori Mario Vanni, che sappiamo bene, noi appassionati del mostro di Firenze, che in uno strano colloquio con il Nesi gli disse che secondo lui il vero mostro di Firenze era un nero americano, eccetera, eccetera. No? Vanni aveva l'Alzheimer in quel periodo lì, era proprio, diciamo, era via con la testa e come scrisse giustamente il suo avvocato Filastò, probabilmente questo personaggio l'aveva visto in qualche telefilm poliziesco, no? Mentre era in carcere. E io non capisco, si va a prendere questo come per accostarlo a Giuseppe Bevilacqua? E come avrebbe saputo Vanni che Bevilacqua era il nero? Quale informazione avrebbe avuto Vanni? Era un complice? Ma le assurdità ne abbiamo viste tante, ma davvero... Cioè, ho una parola che, lo devo dire questo perché ce l'ho qui, ho una parola che mi continua a vagare nella mente, il fern. Cioè questa parola che mi ossessiona, no? Perché mi sembra una cosa assurda che in quelle letterine della parola Firenze si sia potuto arrivare a vedere una parola, fern, la neve ghiacciata, la neve compressa che dentro ha una percentuale d'acqua e questa sarebbe un'indicazione dell'acqua da parte di Zodiac. Cioè questo secondo me è l'esempio dell'illogicità più assoluta, è proprio l'esempio, il prototipo, questa parola fern. Comunque andiamo avanti. Allora, questa vicenda che nasce qui da un punto di vista mediatico viene spiegata nel sito di Francesco Amicone, Ostello Volante, dove ci sono tantissimi documenti su questa storia, ma c'è proprio anche la storia stessa, no? La storia di questa scoperta che Giuseppe Bevilacqua sarebbe stato entrambi questi killer. No, io infatti li ho chiamati, sono stato io il primo a dirlo, il serial killer dei due mondi. Tutto inizia nel 2017, quando Amicone mise gli occhi su questo personaggio. Io ho già detto che probabilmente il nome Bevilacqua potrebbe essere stato un po' un incentivo, no? Perché c'era questa teoria dell'acqua che era venuta fuori 10 anni prima dal film Zodiac. Allora, dal suo sito leggiamo: il 7 aprile 2017 chiedo che venga recapitato un messaggio a Bevilacqua. La mia interlocutrice è una sua ex collega della BMC, cioè questa associazione per i cimiteri americani in Italia. La direttrice del cimitero americano di Roma Sicilia, Melanie Resto. Nel messaggio chiedo una consulenza per una biografia di un soldato americano dal passato poco conosciuto, che forse ha prestato servizio nella polizia militare in California al tempo del Vietnam. È chiaro che questa era una scusa, no? Bevilacqua ha detto di aver fatto parte della polizia criminale nell'udienza del 94, al processo Pacciani. Sono 7 in 6 giorni i colloqui del 2017 fra me e Bevilacqua. Durante i colloqui lo interrogo sulla sua vita, sulle vicende criminali del mostro e di Zodiac. Il 30 giugno mi propongo come suo biografo, anche se sa che vado a trovarlo perché sospetto un suo coinvolgimento in entrambi i casi. Forse perché a un'età in cui le persone vogliono raccontare la propria vita, 81 anni, forse perché dopo avermi incontrato mi ritiene inoffensivo, non disdegna di darmi qualche indizio per confermarmi chi è.
Il gesto più simbolico, credo, è sottopormi un vecchio album fotografico con una croce celtica disegnata a matita sul frontespizio. Io qui devo dire la mia, no? Sul comportamento di questo signore ormai anziano, ormai 80 e più passa anni. E allora bisogna mettersi nei panni di una persona che arriva a quell'età, magari una persona che ha avuto anche una vita piena e che da parecchi anni ormai è diventato una persona, diciamo, che non fa niente, no? che fa poco. È come era lui, che lui era andato in pensione nel 2010, per cui erano 7 anni che era in pensione, io non so cosa facesse, ma insomma ci sono tanti pensionati che non sanno cosa fare. L'occasione di dire ancora la sua, ancora una volta, è ghiotta. Era un modo per dire ci sono ancora, ci sono anch'io, cioè la mia vita non è finita, no? E io credo che se Bevilacqua così raccolse qualche insinuazione, fece qualche così, dette l'idea di avere qualcosa da dire, di nascosto e così via, io penso che si potrebbe far rientrare in questo comportamento tipico di persone anziane che hanno paura di non contare più nulla. Questa è la premessa. Di lì a poco arriva il fatto grosso. Il 12 settembre 2017 al telefono ammette di essere responsabile dei crimini di Zodiac e del mostro, dopo la lettura della soluzione stilizzata del nome cifrato di Zodiac basato su una sua indicazione. Cioè, Amicone gli avrebbe comunicato al telefono di aver decodificato il suo nome nei caratteri che Zodiac lasciò, il mio nome è, e questo dice sì, sono io, sono tutti e due. Lo sollecito a costituirsi. Non registro la telefonata, il motivo è etico-professionale. Bevilacqua si sta confidando e io mi sono proposto come suo biografo. Da giornalista non ritengo corretto registrarlo di nascosto. Dopo l'ammissione nella notte mi reco a Firenze per accompagnare Bevilacqua dai carabinieri. Lo chiamo, ha cambiato idea. Litighiamo e da allora non ci sentiremo più. E dunque Amicone quella telefonata così cruciale non la registrò per motivi etici, dice lui. Allora lui decise di muoversi da solo, cioè i motivi etici se li mise in un cantuccio e si mosse da solo. Dopo le prime segnalazioni, continua il suo sito, infruttuose nel 2017 e un colloquio con i carabinieri di Monza nel febbraio 2018, decido di presentare una denuncia formale. Il 1 marzo 2018 racconto l'accaduto ai carabinieri di Lecco come persona informata sui fatti. Il 16 aprile vengo sentito in procura a Firenze informalmente. Preavviso gli assistenti del titolare dell'indagine sul caso Mostro, l'aggiunto Luca Turco, che divulgherò la notizia dell'ammissione. E così avviene il 29 maggio sul giornale e l'abbiamo visto. Cioè lui divulgò la notizia che Bevilacqua gli avrebbe confessato di essere Zodiac e il mostro di Firenze. Il 1 giugno uscì la smentita di Bevilacqua, cioè 2 giorni dopo, su Repubblica, 3 giorni dopo. Smentisco di aver confessato a chi che sia di essere l'autore dei delitti del mostro di Firenze e del killer Zodiac, per il semplice fatto che non li ho commessi. Queste notizie hanno gravemente leso la mia dignità e onorabilità e turbato la serenità dell'intera mia famiglia. L'ex militare ha anche annunciato che tramite il suo avvocato presenterà querela. L'uomo, per l'autore dell'inchiesta, si sarebbe tradito in una telefonata. Tutti i documenti, compresa la presunta soluzione, impresa ma riuscita alle autorità USA, di 4 messaggi cifrati di Zodiac che conterrebbero il nome e il cognome dell'uomo, sono stati consegnati alcune settimane fa in procura di Firenze. Gli investigatori al momento non hanno trovato alcun riscontro. Il 13 giugno, una settimana dopo, 10 giorni dopo, Bevilacqua presentò querela. Dopo la denuncia che Amicone fece, continuò a indagare, ad acquisire tanta documentazione e la mandò alla procura. Però il 6 aprile 2021 l'indagine venne archiviata. Non luogo a procedere perché non c'erano gli elementi. Leggiamo le motivazioni di questa archiviazione, no? Che non fu decisa dal GUP, fu decisa direttamente dal PM, cioè il PM riconobbe che non aveva elementi per poter procedere. Il procedimento, e questo è nella richiesta di archiviazione, il procedimento
trae origine dalla denuncia presentata da Amicone Francesco, definitosi giornalista freelance, il quale, avendo egli asseritamente svolto un'inchiesta giornalistica, ha ritenuto di individuare nell'indagato il cosiddetto mostro autore della serie omicidiaria, verificatasi in provincia di Firenze dal 68 all'85, attribuendogli altresì il possesso dell'unica arma con cui tali omicidi sono stati consumati. Non solo, ha ritenuto il denunciante di individuare nell'indagato pure il serial killer denominato Zodiac, autore di efferati omicidi negli Stati Uniti. Orbene, tale inchiesta giornalistica è caratterizzata da suggestioni, supposizioni, asserite intuizioni e non contiene alcun elemento fattuale suscettibile ad assurgere a dignità di indizio. Gli accertamenti espletati, assunzione a SIT del denunciante, esame dei tabulati telefonici, accertamenti sui manoscritti consegnati dal denunciante, non hanno consentito di acquisire alcun dato obiettivo. Intanto era andata avanti la querela presentata da Bevilacqua nei confronti di Amicone e che ne venne a conoscenza soltanto il 25 settembre del 2001. A quel punto lui fece una denuncia a sua volta per calunnia. Il 3 novembre 2022 Amicone venne rinviato a giudizio per diffamazione aggravata in base alla querela che gli aveva fatto Bevilacqua. Il 23 dicembre 2022, cioè quasi 2 mesi dopo, Bevilacqua morì a 87 anni appena compiuti. Il 23 dicembre, lui era nato il 20 dicembre, che è la data del primo delitto di Zodiac, poi lo vedremo. Se moriva anche il 20 dicembre per casi naturali, non è proprio sicuro allora, no? Nel 2023 è iniziato il processo ad Amicone con un'udienza al 13 ottobre, che è ancora in corso, non l'udienza, è naturalmente il processo. E io in questa vicenda del processo io non voglio entrare nel merito, no, però dirò la mia su quello che io penso di questa presunta confessione, delle decifrazioni di Amicone e compagnia bene, no, perché queste sono materia di discussione tra gli appassionati e io come tutti ho diritto di poter dire la mia. Vabbè, abbiamo visto sostanzialmente che leghino Zodiac e il mostro di Firenze sono soltanto congetture, illazioni che tantissime sono tirate per i capelli e molte sono anche arrotate, cioè ci sono anche molte falsità, cioè si va a dire che quella è una I quando invece non è vero, o si fa una decifrazione dicendo che viene fatta con un certo metodo, ma poi invece si scopre che è fatta un po' così arrangiata, no? Insomma, si fanno questi arrotamenti di dati. Comunque, diciamo che c'è il nulla, però in questo nulla ci potrebbe essere qualcosa che nulla non è, che è la presunta confessione di Giuseppe Bevilacqua ed eventuali indizi su di lui. Ma parliamo della presunta confessione. Quali prove ci sono che Bevilacqua avrebbe detto ad Amicone di essere il mostro di Firenze e Zodiac? Nessuna. C'è la parola di Amicone. Amicone che dice di aver sentito questa confessione al telefono, ma dice anche di non aver registrato questa telefonata per motivi etici, perché lui si stava presentando, si era presentato come biografo di Bevilacqua e siccome gli stava chiedendo delle cose che riguardavano invece altre cose, altre questioni, da un punto di vista etico lui non registrò la telefonata. Cioè bisogna crederci. Io ho diritto di non crederci, io non ci credo. Non ci credo per un motivo primo. La telefonata poteva chiederglielo se Bevilacqua consentiva alla registrazione, poteva chiederglielo. Non gliel'ha chiesto perché lui non lo dice, a meno che gliel'abbia chiesto, quello gli ha detto di no, però Amicone non l'ha riportato nei suoi numerosissimi scritti. Per cui sembrerebbe che Amicone avesse deciso di non registrare questa telefonata senza nemmeno chiedere il permesso, ma poi l'avrebbe fatto per motivi etico-professionali. Però quello che in questa telefonata Amicone disse, lui andò a usarlo come elemento per denunciarlo. E allora dove stanno gli elementi etico-professionali? Cioè non registri la telefonata, però quello che dice lo utilizzi per denunciarlo? Cioè lui si sta confidando, no? Per cui tu dici si sta confidando e io non registro le sue confidenze, però le uso lo stesso per denunciarlo. Cioè a me questa sembra veramente una contraddizione in termini.
Io sono convinto che la telefonata non è stata registrata, o magari potrebbe anche essere stata registrata, chi lo sa, questo noi non lo sappiamo, però io posso credere ad Amicone che quella telefonata non è stata registrata, però non posso credere che Bevilacqua fece una ammissione chiara e pulita di che lui era il mostro di Firenze, era Zodiac. Se vogliamo vedere il personaggio che si divertiva a quell'età a dare un alone di mistero alla sua vita, alle sue cose, potrebbe anche aver così raccolto qualche insinuazione, rilanciando, potrebbe aver fatto, ma cioè, se quella fosse stata una vera e propria confessione, il seguito non sarebbe stato quello che è stato, secondo me. Però questa è una mia idea e io ho diritto di poterla avere quest'idea e anche di poterle esprimere. Che appunto i motivi etico-professionali sono un po' una scusa, si capisce anche dalla denuncia che fece Amicone davanti ai Carabinieri di Lecco del 1° marzo 2018. Si legge in questa denuncia: l'11 settembre 2017, nel corso di una conversazione al telefono intercorsa tra me e Bevilacqua, egli ha ammesso di essere il serial killer a cui vanno attribuiti i delitti del cosiddetto mostro di Firenze, autore materiale di almeno 14 omicidi in territorio italiano. E qui non nomina Zodiac. Durante la conversazione telefonica ho suggerito a Bevilacqua di costituirsi all'autorità giudiziaria, meglio se accompagnato da un sacerdote. Nel corso della telefonata Bevilacqua ha ribadito più volte che ciò che gli ha impedito di costituirsi è stata la preoccupazione di non mettere nei guai altri. A prova di che quell'ammissione ci sarebbe stata, scrive Amicone nel suo sito: l'ammissione non è stata registrata, ma i tabulati di quel giorno confermeranno che Bevilacqua ha contattato un avvocato penalista di mia conoscenza subito dopo i nostri contatti telefonici, come racconto nella mia ricostruzione degli eventi. E vabbè, ma e questo cosa prova? Cioè, se te al telefono gli hai detto: guarda Bevilacqua che io ho decifrato il tuo nome nei crittogrammi di Zodiac, no? Dimmi che sei Zodiac. E lui avesse detto: io Zodiac non sono affatto. Sì che sei Zodiac, sì che sei Zodiac. Supponiamo che le cose fossero andate così. Se fossero andate così, Bevilacqua avrebbe telefonato al suo avvocato. Cioè non è che il fatto di aver telefonato all'avvocato dimostra che lui aveva appena fatto una confessione. Può dimostrare esattamente il contrario, che gli sono state fatte delle accuse e lui ha chiamato il suo avvocato per sapere come regolarsi. Allora, a me cosa mi viene in mente? A me viene in mente un altro Bevilacqua, no? Perché qui, cioè, in questa vicenda le coincidenze sono tantissime, ma io questo l'ho già detto, ma le coincidenze, cioè è talmente vasto l'insieme di dati, di elementi che fanno parte di questa vicenda, che il fatto che ci siano delle coincidenze sarebbe da meravigliarsi se non ci fossero. Questa è un'altra. È una coincidenza che un altro Bevilacqua venne accusato di essere il mostro di Firenze, fortunatamente per lui non Zodiac, in base a una presunta ammissione di colpevolezza che avrebbe fatto non al telefono con un giornalista, ma a una sua occasionale amante che era andata a trovarlo per la prima e unica volta. Gli avrebbe detto: sono io il mostro di Firenze. Questo disse lei, lo raccontò alla Gabriella Carlizzi, che poi fece una denuncia, la portò in procura, insomma di lì poi Bevilacqua entrò in un incubo dal quale non sarebbe più uscito praticamente, no? Perché queste sono cose purtroppo che una volta che sei marchiato il marchio ti rimane. E questa è una bella coincidenza. Io ho l'impressione che se Amicone ebbe qualche elemento per pensare dalle sue parole che Bevilacqua fosse il mostro di Firenze, potrebbe essere stata qualcosa come potrebbe aver detto lo scrittore Bevilacqua alla sua occasionale amante, cioè insomma, sono io il mostro, no? Ecco, io penso una cosa così. Comunque è sorprendente questa coincidenza, no? Ma allora torniamo un attimo indietro e cerchiamo di capire chi era questo Giuseppe Bevilacqua, come era entrato appunto nella vicenda del mostro. Io ho già realizzato un video sulla sua testimonianza, sulla sua deposizione, lo riassumo in breve quello che fu. Lui si presentò spontaneamente, non so se ai carabinieri o alla polizia, credo alla polizia, nel 92, luglio 92.
Le sue dichiarazioni vennero verbalizzate il 14 luglio 92, ma il verbale è scomparso. Cioè un verbale che c'era perché venne letto in aula dall'avvocato di Pacciani, ma pare che sia scomparso. Anche Amicone nel suo sito credo che dica che non è stato trovato, no, per il suo procedimento. Beh, in ogni caso, lui raccontò qualcosa riguardo il delitto degli scopeti. Ecco, lui disse di aver visto la coppia dei francesi qualche giorno prima del delitto accampata in una piazzola a 500-600 metri da quella poi dove furono uccisi. Poi disse di averli visti su quella piazzola lì, ma in una posizione diversa da quella dove la tenda fu ritrovata. E questa è già una cosa un po' così, poco credibile, no? Perché si sa che i due francesi arrivarono agli scopeti il venerdì pomeriggio e si accamparono su dove poi la tenda venne trovata. La tenda era sempre stata lì. Poi sappiamo anche che il venerdì sera furono uccisi. Diciamo che possiamo essere abbastanza sicuri di questo. Per cui Bevilacqua raccontò un po' una frottola, no? Io non so se rientrava anche questo in questa sua voglia di ritornare un po' sotto i riflettori, no? Come gli era capitato quando era stato nell'esercito e era stato anche decorato. Può darsi che fosse questo il motivo, insomma raccontò una cosa che non era vera. Poi raccontò anche di aver visto Pacciani, un personaggio nel quale lui aveva riconosciuto Pacciani, uscire dal bosco nelle vicinanze della piazzola di Scopeti un paio di giorni prima del delitto, prima della domenica dove si collocava il delitto. E qui vediamo dove venne avvistato, dove sarebbe stato avvistato Pacciani. Mentre nel 92, al momento della verbalizzazione in questura, non era tanto sicuro Bevilacqua, in aula 2 anni dopo si dimostrò più sicuro. Era proprio Pacciani quello che lo aveva visto, però nel controinterrogatorio di Bevacqua ci fu qualche dubbio, si contraddisse un pochino. Poi un'altra cosa importante che disse è che i suoi cani avrebbero avvertito qualcosa la domenica sera, qualcosa che poteva essere appunto il momento del delitto, no? È un po' insomma, il personaggio sembrò avere più voglia di essere lì piuttosto che di raccontare un fatto vero. Ecco, questa è un po' l'impressione. Però furono parecchi testimoni che raccontarono fatti poco credibili e io ricordo Benito Acomanni che si definì il più grande venditore di automobili di Firenze, nonché Pico della Mirandola. E poi c'è il famoso Lorenzo Nesi e sulle sue dichiarazioni sappiamo che va fatta veramente una grande tara. Naturalmente il giudice di primo grado, siccome la sua testimonianza inguaiava Pacciani, la prese per buona, no? Quello di secondo invece considerò questa testimonianza, come lui scrisse, ennesimo nefasto prodotto delle suggestioni dei mezzi di informazione e delle pressioni degli inquirenti. Beh, insomma, il personaggio parve un pochino estroso, un pochino bizzarro, anche la sua parlata eccessivamente italo-americana, no? Lui era in Italia da 20 anni, era venuto nel 74, poi era stato già in Italia, aveva lavorato da militare, era stato militare anche in Italia, a Livorno, per cui l'italiano lo doveva conoscere dopo 20 anni, lo doveva conoscere abbastanza bene, invece parlava proprio un italo-americano con delle parole strane. E Amicone stesso scrive che quando ci parlò lui il suo italiano era molto più corretto. Io penso che fosse così un po' una posa la sua, no? Un po' un vezzo, aveva voglia di comparire. Se noi accantoniamo questa confessione di Bevilacqua, visto che non ci sono prove che sia avvenuta, c'è solo la parola di Amicone, cosa c'è contro Bevilacqua? Io direi che non c'è veramente nulla, proviamo a vedere, ci sono delle coincidenze, queste sicuro, ma sostanzialmente non c'è nulla. E allora vediamo, un elemento che oggi viene piuttosto valorizzato dai cosiddetti zodiachisti è il fatto, un po' strano questo effettivamente, che Bevilacqua in quella deposizione al processo Pacciani dichiarò che non lo conosceva, era uno sconosciuto per lui. E infatti lui quando lo vide non l'aveva riconosciuto, poi
Lo riconobbe perché gli era stato portato un giornale dal suo genero, mi sembra. Gli era stato portato il giornale dal genero e lui l'aveva riconosciuto sulla foto sul giornale. Però si è scoperto recentemente, qualche anno fa, che invece Bevilacqua l'avrebbe conosciuto Pacciani. Nel suo interrogatorio che gli fecero i carabinieri in questa vicenda con Amicone, si legge nel verbale. Sono dichiarazioni del 30 maggio 2018. Durante la mia permanenza a Falciani, cioè nel cimitero monumentale lì vicino San Casciano, ho avuto modo di conoscere Pietro Pacciani, in quanto era solito venire lungo la rete di recinzione per cacciare gli animali e io dimoravo all'interno del cimitero militare americano di Falciani. Altre volte mi è capitato di incontrarlo al bar degli Scopeti. E questo non l'aveva detto un dibattimento, no, ma la circostanza venne confermata dalla moglie nell'udienza al processo Amicone. Infatti l'avvocato Pepi, quando vennero i carabinieri nel 2018, suo marito disse che conosceva Pacciani, Torelli, ma l'avrà detto, ora questo non mi ricordo. Non si ricorda, va bene. Non mi ricordo, però sicuramente l'aveva visto tante volte, perché al cimitero, insomma, ci andava, ecco, perché a volte sparava, sicché cadeva qualche animale dentro il cimitero e andava anche a prenderlo, così insomma. Il Pacciani andava dentro il cimitero a prendere gli animali, chiede l'avvocato, in cimitero chiedendo il permesso a mio marito, naturalmente. E così, insomma, non si sa bene questa conoscenza a che livello fosse, ma che Pacciani fosse un personaggio sconosciuto per Bevilacqua sembrerebbe proprio che non era vero. Ma perché? Perché Bevilacqua avrebbe nascosto la sua conoscenza di Pacciani? Cioè, vediamo di inserirlo in un ambito di presunta colpevolezza in questa vicenda Zodiac Mosso di Firenze. Cioè, cosa ci avrebbe guadagnato lui a far finta di non conoscere Pacciani? Ma la domanda vera è un'altra. Se Bevilacqua fosse stato Zodiac e il mostro di Firenze, soprattutto il mostro di Firenze, sarebbe andato a testimoniare al processo Pacciani? Cioè, dopo tutta la prudenza che lui avrebbe manifestato, non scrivendo, stando molto sottotono nei suoi delitti, 10 anni dopo i delitti lui sarebbe andato a testimoniare al processo Pacciani con il rischio di venire riconosciuto da qualcuno che poteva averlo visto sulle scene del crimine del mostro di Firenze. Perché come faceva lui a essere sicuro che nessuno l'aveva mai visto? E cosa fai? Vai e ti presenti in pubblico? Perché se no andiamo a vedere, il giorno dopo la sua deposizione, i giornali riportarono la sua foto. È vero che lui rifiutò di essere filmato, però se andiamo a vedere i giornali, vediamo qui, La Nazione, quell'uomo era Pacciani e c'è la foto di Pacciani e di Bevilacqua. Su Repubblica Pacciani era nel bosco, poco dopo 2 francesi furono trovati morti e qui c'è Pacciani e Bevilacqua uno accanto all'altro quando controllano l'altezza. E Zodiac sarebbe andato a testimoniare al processo Pacciani correndo questo rischio? Che motivo aveva di andarci? Voleva inguaiare ancora più Pacciani per essere più sicuro che lui non l'avrebbero mai preso? Ma non aveva bisogno. Cioè, la sua testimonianza non è che era una testimonianza decisiva, era una testimonianza come tante altre, una cosa in più. Se non fosse andato non è che sarebbe cambiato qualcosa per la colpevolezza di Pacciani, no? Per cui non si capisce davvero. Si capisce se si guarda Bevilacqua come una persona che aveva voglia di fare qualcosa che ancora lo portasse un po' alla ribalta e fece quello. Cioè fece quello andando anche a dire cose che non erano vere. Ora io non voglio dire insomma, però è chiaro, no? Che raccontando qualche balla. Per questo però cosa vuol dire? Cioè, diciamo, non è un peccato che non è che poi come Pacciani che aveva violentato le figlie, dice anche se non è il mostro in galera ci deve andare lo stesso. E cosa facciamo? Diciamo, Bevilacqua, visto? Ha mentito al processo Pacciani. Mandatelo in galera, è Zodiac, è il mostro di Firenze, no? Cioè questo è un peccato veniale, insomma, no? Per cui direi che questa storia che lui avrebbe nascosto il fatto, che nascose il fatto di conoscere Pacciani non può essere usata, a mio giudizio, a meno che non mi fate cambiare idea, come elemento contro di lui nel fatto che potesse essere il Zodiac e il mostro di Firenze.
Ma poi ci sono alcune coincidenze, e come dicevo, le coincidenze in questa vicenda ce ne sono tante, e Bevilacqua ne ha qualcuna. Innanzitutto si chiamava Bevilacqua. Bevilacqua, e sappiamo che la teoria dell'acqua viene teorizzata, viene presa in considerazione da molti appassionati. A parte questo, a parte la teoria dell'acqua, il suo nome sarebbe stato, di 13 caratteri, sarebbe stato decodificato da Amicone in quella lettera. La lettera la vediamo qui, è una lettera del 20 aprile del 1970 dove lui dice, scrive il mio nome è, e scrive tutta questa serie di caratteri che sono 13. Allora, questi 13 caratteri, guarda caso, sono nello stesso numero dei caratteri di Gioe Bevilacqua, 13. E cosa fa Amicone? Amicone nel suo sito scrive che è riuscito a decifrare questi caratteri che nessuno mai nel mondo, in America, è riuscito a decifrare, e lui vi avrebbe letto Gioe Bevilacqua. Sì, e fa tutta, io l'ho già parlato, fa tutta una serie di considerazioni sul suo sito che non finiscono più per arrivare a questo nome Gioe Bevilacqua. Ma, cioè, allora, leggere quella cosa lì e rischiare di entrare in paranoia, perché non, cioè, è anche difficile confutarla, no? Cioè, è talmente qualcosa pieno così, di illazioni, di supposizioni, che uno dice, cosa posso dire? Se lui la pensa così, la pensa così. Io non ce le vedo tutte quelle coincidenze che dice lui. Io dico soltanto alcuni, cioè giusto per dare un'idea, no? Poi se uno se la vuole andare a leggere lo legge. Ma se uno vuole avere un'idea di che cosa contenga questa pseudo decifrazione, perché non è una decifrazione, vediamo qui questa immagine un po' riassuntiva del contenuto. Allora, questa è l'immagine della decifrazione. Questa invece è un po' una rappresentazione delle varie fasi di questa decifrazione. Ora leggo soltanto quelli che sono gli elementi che entrano dentro, no? Dentro entrano un'iscrizione presente in un tempio di Poseidone, aneteche, che significa dedicato. Cioè, in base a questi elementi, Amicone ritiene che Zodiac, che Bevilacqua l'abbia letti da qualche parte, li abbia presi per comporre questo suo nome, no? Poi tira in ballo l'alfabeto Brahmi e i sigilli di Arappa. Poi il logo Zodiac, quello dell'orologio, che Zodiac avrebbe messo al posto della teta del nome del tempio. La lettera sulla bomba, elementi li prende anche da lì. Il musical Air, la canzone Aquarius dei Five Dimension, che è nella colonna sonora di Air. L'attore Beckinfemiu, che interpretò l'Odissea alla Rai, e sappiamo che c'è di mezzo Ulisse, Vanni, insomma tira dentro anche sto Beckinfemiu, no? Poi la parola latina quanam, che significa come, il nero Ulisse di Vanni, e Woody Allen e il suo film Prendi i soldi e scappa. Allora, per così illustrare quanto poco scientifiche siano le decifrazioni di Amicone, io vorrei far presente una cosa. Quella decifrazione dei 18 caratteri finali del crittogramma 408, sulla quale ho discusso nel video precedente, dimostrando che, secondo quello che lui scrive, cioè avendo usato la trasposizione colonnare con parola chiave paradice, non si ottiene quella stringa che dice lui. Tra l'altro qui è intervenuto un ascoltatore sotto il video che ha proposto una sua. Io penso che alla fine poi quello che Amicone ha messo sul suo sito potrebbe essere la soluzione di questa persona, però poi ha lasciato il riferimento alla trasposizione colonnare. Ma anche questo ragionamento di questa persona qui, secondo me, non sta proprio in piedi. È un esercizio di anagramma, diciamo così. Alla fine è fare un anagramma mascherandolo da decifrazione, no? Un anagramma perché poi si ottiene una frase che non è nemmeno tanto significativa. Cioè, se l'anagramma fosse stato io sono Zodiac e vi saluto,
e uno dice, vabbè, come ci si è arrivati, ci si è arrivati. L'anagramma c'è e Zodiac voleva dire questo, ma qui si arriva a un anagramma, io bevo e tracanno, sono la hit, e poi c'è qualche parola che mezza in italiano, mezza in inglese. Ma quello che volevo dire è che in questo messaggio di 18 caratteri, una volta Micone ci aveva letto il nome di Bevilacqua. Cioè non io tracanno, io bevo e tracanno. Infatti esiste un suo articolo, mi sembra sul sito tempi.it, nel quale si legge come craccare il 408. Nel testo decifrato dai coniugi Arden, Zodiac sostiene di dare la caccia agli esseri umani per gioco. Scrive anche che non inserirà il suo vero nome nei 18 simboli finali, fino a poco tempo fa non ancora decifrati, ma la sua identità. In effetti però nel 408 non scrive così, scrive solo non vi darò il mio nome. Vabbè, comunque andiamo avanti. In effetti quando Zodiac cifrerà il suo nome il 20 aprile 70 impiegherà solo 13 simboli. Come possono stare insieme le due cose, cioè 18 da una parte e 13 dall'altra? Si tratta di un indovinello, la soluzione è che l'identità di Zodiac, quella sui documenti ufficiali, è differente da quello che lui ritiene il suo nome. Da un'analisi sulle frequenze relative dei simboli usati nel 408 si può verificare che la lettera dell'alfabeto più usata da Zodiac è la B, la meno usata la J. Il simbolo più usato è la Q rovesciata, che è sovrarappresentata in maniera anomala. Già da questa informazione ci si può fare un'idea delle scelte del killer. Per la decifrazione dei 18 simboli finali bisogna aspettare che Zodiac fornisca un indizio nel successivo codice, il 340. Qui Zodiac fa la stessa cosa che ha fatto precedentemente. Mischia due simboli, in questo caso la lettera K con una K rovesciata. Cosa vuole dire? Forse che per risolvere gli ultimi simboli del codice 408 bisogna partire dalla lettera K rovesciata, che è proprio l'ultimo simbolo del cipher 408. Insomma, si fa questa supposizione, ma sulla base di cosa? Una volta fatto, si troverà il nome Giuseppe seguito dall'anagramma di Bevilacqua, nel quale la lettera B corrisponde alla Q rovesciata. Nella stessa posizione troviamo la croce celtica nel testo cifrato 340 e nel My Name is Cipher, che corrisponde proprio alla B. Insomma, cioè alla fine, no? In questa scritta di 18 caratteri indecifrata, nella quale adesso Amicone ci legge io bevo e tracanno sono la hit, qualche anno prima ci leggeva il Giuseppe Bevilacqua, che guarda caso Giuseppe Bevilacqua sono 18 caratteri come i 18 caratteri cioè non Giuseppe, perché Giuseppe sarebbero stati 2 di meno, sarebbero stati 16. No, Giuseppe. E poi nei 13 invece ci legge Gioe Bevilacqua, perché naturalmente sono 13 e ci può essere solo Gioe e non Giuseppe o Giuseppe. Cioè che valore hanno queste decifrazioni? Nullo, proprio nullo. C'è la data di nascita come coincidenza. Questa è una bella coincidenza, perché Zodiac fece il suo primo delitto, il suo primo vero, cioè diciamo sicuro, il 20 dicembre del 68 e Bevilacqua è nato il 20 dicembre del 35. Bisognerebbe pensare che Bevilacqua andò a uccidere per la prima volta, sempre che fosse la sua prima volta, perché poi gli zodiachisti cercano di inglobare anche il delitto della ragazza, no? Della Bates, che abbiamo visto la volta scorsa. Bisognerebbe pensare che Bevilacqua è andato a uccidere nel giorno del suo compleanno. Dice, oggi festeggiamo, andiamo a uccidere. Io non lo so, certo è possibile, no? Ci sarebbe anche la coincidenza che il Zodiac avrebbe detto che il suo compleanno è proprio il 20 dicembre. Ma come l'avrebbe detto? Questo lo dicono gli zodiachisti, perché c'è come elemento di prova una telefonata di un tizio che si era qualificato come Zodiac a casa dell'avvocato Belli, in cui sembra che lui avesse detto questo personaggio che era il suo compleanno. Però la telefonata avvenne più o meno attorno a Natale, ma il giorno preciso non si sa. E poi non è che la telefonata era stata registrata, c'è la testimonianza della donna, della cameriera, credo, che la prese. C'è una serie di elementi che non portano verso
la certezza che il 20 dicembre fosse il compleanno di Zodiac, perché questa sarebbe stata veramente una bella coincidenza, no? Perché non sappiamo se quel tizio era Zodiac, non sappiamo se il giorno che telefonò e che disse che era il suo compleanno era il 20 dicembre. Comunque c'è questa coincidenza, primo delitto 20 dicembre, data di nascita di Bevilacqua il 20 dicembre. Se moriva il 20 dicembre era fatta. Altra coincidenza, scrive Amicone, la rivista Gente, datata 21 dicembre 1984. Quella rivista Gente dove il mostro ritagliò le letterine, datata 21 dicembre. Peccato, per un giorno poteva essere il 20, sarebbe stato ancora più significativo, però conta poco quel giorno lì, perché la rivista era in edicola già da una settimana, cioè aveva i programmi televisivi dal 14 al 20, per cui, dice Amicone, i programmi televisivi arrivavano fino al 20, per cui il 20 comunque ci rientra sempre. Ma prima di sposarsi con Bevilacqua, alla fine dell'agosto 84, la signora Torelli risiedeva vicino all'abitazione di Susanna Cambi, uccisa il 22 ottobre 81, e di Gabriella Caltabellotta, rinvenuta morta il 1 marzo 84 a nord di Firenze. Ora, la Caltabellotta con il mostro di Firenze non c'entra assolutamente nulla. Susanna Cambi, allora di Susanna Cambi io mi ricordo che il padrone di casa era l'avvocato Iommi, e lì c'è la coincidenza per Iommi che è il padrone di casa della Cambi. Qui c'è la coincidenza che la futura moglie di Bevilacqua abitava poco lontano dalla Cambi, ma insomma Firenze non è che sia New York, ma come ho detto sono talmente tanti i dati in gioco che per forza ogni tanto qualcuno si intreccia, no? Mi sembra logico. Un'altra coincidenza, il genero di Bevilacqua, John David, è di San Francisco. La madre di lui risiedeva in città e ha frequentato un'università locale ai tempi di Zodiac. La signora si è diplomata nello stesso istituto delle Sisters of the Presentation, che hanno ospitato per anni gli spettacoli dei Lamplighter's, compagnia di San Francisco che metteva in scena le opere del duo Gilbert e Sullivan. Nel 69, poco dopo l'omicidio Stein, si sono esibiti in una rappresentazione di successo del Mikado, operetta citata più volte da Zodiac nella sua corrispondenza. Queste compatibilità che valore hanno? Cioè, se ci fossero alla base degli elementi probatori interessanti, e uno ci metterebbe anche quelle, no? Ma di per sé queste coincidenze cosa vogliono dire? Tra l'altro non ci sono soltanto compatibilità, ci sono anche incompatibilità che naturalmente gli zodiachisti cercano di minimizzare per quanto possono. Allora, Zodiac lavorò, diciamo parola che impropria in questo caso, fece i suoi delitti e scrisse le sue lettere tutto nella zona di San Francisco. Le sue lettere partivano da lì, i suoi omicidi avvennero lì. Ma in quel periodo, da fine 68 al 74, dove era Bevilacqua? Bevilacqua non era a San Francisco. Noi abbiamo, Amicone per questo bisogna riconoscere che ha reso disponibili nel suo sito tutta una serie di documenti che l'appassionato può leggere e può interpretare, no? Questi documenti ci dicono diverse cose. E noi abbiamo qui una bella tabellina che ha compilato Simone D'Angelo. Eccola qua. Dov'era Zodiac e dov'era Joe? Allora, noi qui scopriamo, per esempio, che quando Zodiac fece il suo primo delitto del 68, Bevilacqua era in Vietnam. Naturalmente gli zodiachisti dicono, sì, era in Vietnam, però magari gli hanno dato una licenza. Sentiamo quello che scrive, ci siamo scambiati attraverso Facebook qualche frase, che mi ha scritto Simone. In pratica non c'è nessun match. La giustificazione di Amicone è che Bevilacqua lavorasse molto in missioni sotto copertura. Ecco lì. Cioè Bevilacqua era militare, pare che abbia fatto delle missioni, una anche a Livorno, sotto copertura come infiltrato da qualche parte. E secondo Amicone queste missioni sotto copertura lo portavano a San Francisco, evidentemente, no? Quando c'erano. Però prove di questo non ce ne sono. Sul primo omicidio di Zodiac, continua Simone, quando Joe era sicuramente in Vietnam, Amicone sosteneva che potesse prendere un volo da Saigon a San Francisco, ma fece un po' di ricerche su documentazione ufficiale e gli dimostrai che nel 68 non era possibile per i militari in servizio in Vietnam prendere voli per gli Stati Uniti continentali.
Qui vediamo il documento che ci dice che nel 68, attorno al giorno del delitto, Bevilacqua era in Vietnam, e qui vediamo il volo che sarebbe stato necessario da Saigon a San Francisco. Dice appunto Simone che ha scoperto che i militari potevano andare solo nei paesi vicini in licenza o al massimo alle Hawaii, meta scelta soprattutto per chi aveva mogli e figli, come Joe. Le licenze verso gli Stati Uniti diventarono possibili solo dal novembre 70, quando i giorni di licenza passarono da 7 a 14. Per cui, come licenza, non era possibile che nel 68 Bevilacqua fosse andato a San Francisco a uccidere quei due poveri ragazzi là. Poteva eventualmente esserci andato in una missione sotto copertura, però dove stanno le prove di queste missioni sotto copertura? A far che a San Francisco? Cioè non è che a San Francisco c'era una base di militari, lui era un militare, avrebbe fatto delle missioni sotto copertura in ambito militare. C'era una caserma nella quale lui era andato, della quale non si sa niente, non lo so. Poi dalla tabellina vediamo che per parecchio tempo Bevilacqua stette in Virginia, a Fort Monroe, e anche lì arrivare a San Francisco erano ai due capi opposti dell'America, non era semplice, no? Ci sono dei casi in cui c'è una lettera, poi il mese dopo c'è un'altra, poi c'è un'altra ancora il mese dopo, poi prima c'era un omicidio, cioè questi periodi abbastanza lunghi, cosa faceva? Andava e tornava, andava e tornava, andava e tornava. Oppure stava lì dei mesi, cioè come licenza non tornano i conti. Poteva essere lì in qualche missione sotto copertura, sì, però cioè, dove stanno le prove che è veramente successo questo? Vediamo, giusto per completezza, vediamo anche per parecchi mesi stette in Germania, Heidelberg, e anche lì per arrivare a San Francisco non era uno scherzo. E poi stette anche a Camp Derby, a Livorno, anche lì stessa distanza, insomma. Ma adesso arriviamo a Bevilacqua e il mostro di Firenze. Lì in quel caso diciamo che le incompatibilità sono molto minori, perché Bevilacqua effettivamente si trovava proprio al centro della zona dove avvennero i delitti, no? Per cui non gli mancava la possibilità, escluso però il delitto del 68. Cioè nel 68 lui era in Vietnam, come faceva a essere a Signa? Che lui avesse partecipato al delitto, che avesse preso quella pistola, in ogni caso sarebbe dovuto essere a Signa. Come risolvono il problema gli zodiachisti? Semplicemente si avvalgono, come tanti altri, della teoria che vede la sostituzione dei bossoli nel faldone di Mele, la cosa che ben sappiamo, per cui quel delitto là del 68 sarebbe stato un delitto dei sardi, il mostro non c'entrava niente, ma successivamente il mostro avrebbe sostituito quei bossoli con i suoi, di modo che poi avrebbe scritto anche una lettera per avvertire le forze dell'ordine, di modo che poi si sarebbe indagato nell'ambito dei sardi, con la famosa pista sarda, lasciando lui non in pericolo di essere indagato. Avrebbe fatto Bevilacqua questa sostituzione, cioè Bevilacqua sarebbe entrato nel tribunale e avrebbe sostituito Ossoli, ma anche lì si dice era una missione sotto copertura, no? Queste missioni sotto copertura con le quali si risolve tutto. Sarebbe andato lì e avrebbe sostituito questi bossoli, ma con tutti i problemi che sappiamo, aver individuato un delitto esattamente come voleva lui, con una pistola che non c'è, che non era stata trovata, ma insomma, visto che siamo in tema, io già ho parlato di questa sostituzione dei bossoli che è molto molto poco plausibile, no? Ma siccome è stata tirata in ballo ultimamente anche in altri contesti, io voglio dire qualcosa che riguarda l'elemento che oggi come oggi si prende di più a prova del fatto che i bossoli trovati nel faldone di Mele non fossero gli originali del 68, ma fossero quelli del mostro che vi aveva messo dentro lui. Cioè c'è la storia che la perizia Zuntini del 68, che evidentemente fu fatta sui bossoli reali, quelli del 68, in quella perizia si legge che l'impronta di espulsione era appena rilevabile su questi bossoli. L'impronta di espulsione che è se si prende un bossolo, noi abbiamo
che qui sul fondo c'è un graffiettino che è l'espulsore che spinge e che tira fuori il bossolo. In questa perizia del 68 Zuntini scrive che era poco rilevabile quell'impronta, mentre in quella del 74 no, era rilevabile e normale. Penso che questo da solo non basti affatto a giustificare l'ipotesi della sostituzione, che è un'ipotesi che prevede tanti elementi non così facili da verificarsi, tante situazioni. Io penso che questa diversa valutazione dell'entità di questa impronta di espulsione sia dovuta al fatto che la perizia del 68 è un po' superficiale, è una perizia che non contiene foto, per esempio, no? E questa è una cosa abbastanza strana. Invece le perizie successive le foto ce l'avevano. Se andiamo a leggere alcuni passi di questa perizia del 68, si capisce che Zuntini lavorò in modo molto artigianale e lui scrive, io leggo vari pezzi, a un primo esame alla lente i bossoli apparivano con contrassegni del tutto identici, alla lente. Allo scopo di determinare i dati di cui al precedente punto A, il metodo più sicuro è quello di studiare con lenti di ingrandimento e con microscopio sia i bossoli sia i proiettili repertati e raffrontarli con bossoli e proiettili di armi similari. Qui ci mette anche il microscopio, ma quale microscopio? Continua, i 5 bossoli in sequestro, esaminati attentamente alla lente e al microscopio da tavolo, presentano i seguenti segni caratteristici o firme. Continua, un'altra parte, ancora sulla parte cilindrica ed esterna dei bossoli si possono rilevare con una forte lente di ingrandimento delle striature appena accennate. Sì, ma che attrezzatura aveva usato Zuntini nel fare questa perizia? Cioè non doveva aver usato un'attrezzatura di grande qualità, perché non c'erano nemmeno le foto, non fece nemmeno le foto. Cioè i microscopi che vengono usati dalla scientifica per esaminare questi elementi, questi bossoli, proiettili e così via, sono i cosiddetti microscopi comparatori che sono in grado di fare anche le foto. Leggiamo da questo bel sito, balisticaforense.it, un bell'articolo, evoluzioni dei microscopi comparatori. Uno dei modelli più evoluti della Leitz, risalente alla fine degli anni 50 e che divenne dotazione dei principali laboratori di polizia scientifica, era costituito da un pesante e robusto basamento sul quale era montato il sistema di elevazione del tavolo regolabile sugli assi X e Y. Su quest'ultimo erano posizionati ulteriori e più piccoli tavolini di regolazione e di sostegno dei reperti a movimento micrometrico, di traslazione, anch'essi in direzione X e Y, oltre che in elevazione micrometrica. E qui è tutta un'altra storia rispetto alla lente, no? O a un microscopio di quelli che si comprano magari in un negozio d'ottica. L'apparato era equipaggiato con rilevazione fotografica tramite monoculare Iflex Leitz e corpo macchina Leica MDA 24x36 oppure di piano focale, eccetera eccetera. Per poter ottenere una visione binoculare abbinata a una derivazione fotografica autonoma, bisognerà attendere la prima metà degli anni 70. Cioè nella prima metà degli anni 70 entrarono in gioco questo tipo di microscopi qua, come questo. Microscopi binoculari che hanno il vantaggio che si sa che la visione dei due occhi, bioculare, fa vedere le cose in 3 dimensioni, no? Se no in un occhio solo se ne vedono in 2. Per cui si vedono meglio queste striature, questi segni sui bossoli, sui proiettili. Lo Zuntini del 74 è possibile che avesse avuto per le mani un apparato del genere e che alla luce di quello e delle foto fatte avesse giudicato queste impronte di espulsione non poco rilevabili, ma normali. Forse le aveva giudicate poco rilevabili nel 68 sia perché le aveva viste male, sia perché era abituato magari a cartucce di ben altra dimensione. Lui era un colonnello, mi sembra, d'artiglieria, forse era abituato a una balistica, diciamo, non da tirassegno ma da guerra, ecco, forse con munizioni un pochino più grosse e con impronte ben più pesanti. Questa è la mia ipotesi. Comunque, Zuntini nel 74 aveva sotto mano un microscopio del genere? Io penso di sì, infatti si legge nella sua perizia. Senza entrare in particolari tecnici
su misure micrometriche e su raffronti diretti al microscopio comparatore con relativa laboriosa dimostrazione fotografica, diremo che dopo un accurato studio di raffronto effettuato appunto al microscopio comparatore, nella perizia si legge comparato, ma secondo me è un errore, comparatore, tra i bossoli e i proiettili in esame con altri facenti parte del nostro campionario personale abbiamo potuto constatare. Cioè ha usato il microscopio comparatore, cioè un attrezzo del tipo di quello che abbiamo visto prima. Riteniamo, a un altro punto, riteniamo di aver ormai raggiunto la certezza, specialmente sulla base degli esperimenti comparativi al microscopio, fatti sui bossoli in reperto per il delitto e su bossoli di prova per le pistole attualmente in reperto, che nessuna di tali 5 armi, eccetera, eccetera. Si parla ancora di microscopio comparatore. Per cui la mia ipotesi è che il suo giudizio di quasi irrilevabilità delle impronte di espulsione del 68 e la normalità di quelle del 74 è dovuta a queste due diverse metodologie di esame. Ma torniamo sulla confessione. Torniamo sulla confessione per sentire il punto di vista dei familiari di Giuseppe Bevilacqua. All'udienza del 12 ottobre 2023 deposero sia la moglie, la vedova di Bevilacqua, sia la figlia. Sentiamo la moglie, come racconta quegli eventi che portarono poi ai fatti che conosciamo. Succede che lui, cioè Amicone, si presentò. Era abbastanza distinto, aveva gli occhiali, la giacca blu, mi ricordo, che questi occhiali poi, che tra l'altro non se li è mai tolti, non ho mai visto gli occhi, comunque, a parte questo preambolo, disse che lui era interessato per fare questo libro, perché gliel'avevano indicato il consolato a Milano. C'è un libro sulla vita di Giuseppe Bevilacqua. Noi lo abbiamo accolto con tanta simpatia, siamo di carattere ospitali, quindi l'abbiamo accolto bene, contenti. È venuto 4 volte, mi sembra. Telefonava prima, magari era in treno, poi si presentava a casa, però gli si è detto anche tante volte: guardi, c'è mia figlia Anna Maria che vorrebbe conoscerlo e parlare un po' con lei. Sì, però non si è mai presentato quando c'era lei a casa. Questa persona, non so nemmeno se giudicare la persona, ci ha rovinato la vita, perché lui è venuto proprio con cattiveria dentro casa nostra, perché poi si è visto e reso conto, ecco perché lui ci ha diffamato. Comunque lui veniva sempre da noi e voleva vedere il cimitero, e quindi un giorno disse: sì, andiamo, voglio vedere il cimitero. E andò a vedere il cimitero, però nello stesso tempo volle vedere anche dove erano avvenuti questi fatti, questo ultimo omicidio a Falciani, omicidio di Scopeti. E poi è venuto così tante volte, ma mio marito disse: Mary, a me mi sembra che sia più interessato per le cose che sono successe al Pacciani, gli omicidi, che al cimitero. Tutta la mia storia in Vietnam. E lui prendeva appunti, però chiedeva a mio marito: ma quando me le fai vedere queste cose che tu butti giù? Perché lui diceva: sì, ho scritto, ora preparo, però non si è mai visto niente. E quindi poi alla fine mio marito ebbe un po' di dubbi, dice: questo non è normale, disse, perché fa tutte le domande attinenti ad altre cose, non del Vietnam, non del cimitero, di questi caduti che sono morti. E quindi dissi: ma perché? Poi capii che andava per sentire questa cosa, per vedere il mostro, e gli dissi: ma cosa c'entra il mostro col Vietnam? Dice: ma davvero sai, al che lo mando a fare una girata. E così poi l'ultima telefonata gli disse: guarda che non voglio sapere più nulla, e lo mandò a quel paese. Sentiamo la figlia Anna Maria. Mi arriva una chiamata al lavoro di mia madre dicendomi: guarda, appena stacchi chiamami. Quindi la chiamo, fa: guarda che ci sono stati i carabinieri a casa. Faccio: perché? Te lo dico quando vieni a casa. Quindi io, una volta arrivata a casa, i miei erano sottosopra, scossissimi dalla situazione, e mi hanno detto che c'era stata questa denuncia nei confronti di mio padre, da parte di questo amicone. Chiedo che cosa avessero detto i carabinieri, chiedo insomma informazioni un pochino più approfondite al riguardo, al che mi riferiscono che c'era stata questa denuncia, il libro, perché la cosa era nata come un giornalista che doveva scrivere questo libro sulla vita di mio padre. Non era vero. Da lì in poi abbiamo scoperto una valanga, perché è proprio una cascata di notizie mediatiche. La testa si commuove.
Quindi mi sono andata subito a documentare su internet, ho aperto qualsiasi sito, ho fatto ricerche su Google, quindi già su Wikipedia usciva roba su mio padre. Facebook lasciamo perdere, poi tutti i gruppi chiusi ai quali bisognava iscriversi, tutti relativi al mostro. Questi articoli deliranti, ho fatto ricerche approfondite anche su Amicone, che già avevo fatto in precedenza, perché ovviamente io non l'ho mai conosciuto questo Amicone, perché veniva sempre quando io ero al lavoro. Mi sono arrabbiata varie volte con i miei genitori perché dicevo: cosa aprite alla gente al primo che passa? Cioè assicuratevi che sia. Può essere il Papa, non mi interessa, fatelo entrare quando ci sono anch'io. Appunto, abito lì accanto, quindi non era difficile per me raggiungere la loro dimora. Comunque, chiusa questa parentesi, si apre una cascata veramente mediatica su internet. E qui io vorrei ricordare a tutti gli zodiachisti che sta parlando di voi. Cioè sta parlando di voi che sulla base di quello che uscì su Bevilacqua uguale Mostro di Firenze uguale Zodiac, a valanga vi siete gettati sulla notizia, imbastendo discussioni su discussioni sulla base che c'era un uomo che fino a prova contraria era innocente e una famiglia. Cioè cerchiamo di ricordarsene queste cose, no? Iniziano poi anche, tempo dopo, cose assurde, perché poi esce che mio padre non solo è il Mostro di Firenze, ma anche Zodiac. Cose televisive, insomma, di tutto, di più. Fra YouTube, tuttora mi sono arrivate recentemente che c'è su YouTube un altro tizio che sempre. Non l'ho neanche letto tutto, ho visto tutto, perché proprio mi fa male, perché ovviamente siamo in questa situazione dal 2017, non è una situazione facile. Ci sono stati giornalisti sotto casa per giorni, ho preso dei giorni dal lavoro per proteggere i miei genitori. Ci chiamavano a casa, ci citofonavano, aspettavano sotto casa, tuttora mi contattano di tanto in tanto, chiamano mia madre, vorrei fosse finita. Ricordiamoci che in tutte quelle belle discussioni, quelle belle decifrazioni fasulle, in quelle belle connessioni arrotate con i dati che vengono, il FERN, quando si dice il FERN, ha visto il FERN? Ci sono sotto queste persone che dal FERN ricevono un calcio nel sedere, ricordiamoci questo fatto, no? Ma io vorrei, prima di chiudere, ricordare chi era questo Bevilacqua. Ho già detto che i suoi peccatucci ce l'avrà avuti anche lui, sicuramente ci ha avuto il peccatuccio di presentarsi al processo Pacciani raccontando qualcosa, diciamo così, di un po' fantasioso, no? Diciamo così. Probabilmente, anche lui, Pacciani, l'uomo cattivo, se io dico una cosa, anche se non è vera su di lui, non muore nessuno, perché è cattivo e per cui, ecco, diciamo che il suo peccatuccio ce l'avrà avuto anche lui, no? Però, cioè, io immagino che nella sua vita ci saranno state anche tante cose belle, per esempio il suo eroismo in Vietnam. Cioè in Vietnam, che sì, si dice no, a Vietnam la guerra si va a uccidere altre persone, però se uno c'è e salva un suo commilitone bisogna riconoscere il suo eroismo, e Bevilacqua fece proprio questo e per questo gli dettero la Stella d'Argento, una decorazione di alto livello. Leggiamo le motivazioni, si leggono dal sito di Amicone che correttamente riporta tutti i documenti e fa anche la traduzione. Vediamo qui l'originale in inglese. Stella d'Argento, per l'eroismo connesso a un'operazione militare contro una forza ostile. Il sergente di prima classe Bevilacqua si è distinto per le sue azioni eroiche il 9 marzo 1968, mentre prestava servizio come sergente di plotone nella compagnia B, primo battaglione 27° reggimento fanteria, in un'operazione di combattimento nella Repubblica del Vietnam. Quando da 3 lati il suo plotone finiva sotto l'intenso fuoco nemico di armi di piccolo calibro automatiche e razzi RPG, il sergente Bevilacqua reagiva immediatamente, manovrando la sua squadra in posizione di difesa. Mentre il plotone iniziava la ritirata per permettere gli attacchi aerei sulle postazioni nemiche, un uomo veniva ferito gravemente e immobilizzato dai colpi nemici. Il sergente Bevilacqua notava l'uomo rimasto indietro e, mettendo a repentaglio la propria vita, strisciava per circa 60 metri sotto il continuo fuoco nemico per raggiungerlo e portarlo in salvo,
rendendosi conto che a causa degli spari incessanti fosse impossibile trasportarlo, legava la corda del suo fucile alle proprie gambe e lo trascinava per circa 80 metri, portandolo al sicuro. Il coraggio, la forza e la dedizione al dovere dimostrati dal sergente Bevilacqua sono all'altezza delle migliori tradizioni del servizio militare e sono un grande onore per lui, la sua unità, la 25esima Divisione Fanteria e l'esercito degli Stati Uniti. E questo è l'uomo Giuseppe Bevilacqua fino a prova contraria. Nonostante gli sforzi estremi di questi appassionati che credono alla teoria Zodiac uguale mostro di Firenze uguale Giuseppe Bevilacqua, che sono basati su una serie di illazioni, di supposizioni, di fantasie, sono basati sul Fern. Ecco, io prendo quello a esempio, sono basati sul Fern, cioè sul nulla. Ma voglio finire il video con un bello scritto del personaggio che ho più volte nominato, dell'appassionato che ho più volte nominato, che è Simone D'Angelo. Uno scritto che io lessi per la prima volta quando mi fu presentato da Settimelli come uno dei suoi interventi su Facebook. Poi io questo scritto me lo sono guardato bene, ho chiesto a Simone se lo potevo leggere, lui mi ha pregato di eliminare dei riferimenti a terzi, cosa che appunto gli avevo proposto anch'io del resto, perché non è giusto, e io li ho eliminati, l'ho modificato appena, lui è d'accordo e io lo leggo perché è veramente un intervento di una persona che ha capito come stanno le cose, cioè una persona veramente profonda, a posto. Si parla degli omicidi e delle lettere di Zodiac senza ricordare che tutti gli omicidi e tutte le lettere sono stati commessi e sono state spedite quando il soggetto accusato dalla teoria non solo non era a San Francisco, ma in diversi casi nemmeno negli Stati Uniti. La spiegazione del non appare perché era sotto copertura è diventata talmente malleabile che tra gli entusiasti c'è addirittura chi si spinge ad affermare che il soggetto in questione, invece di essere regolarmente in servizio in Vietnam, come da documentazione ufficiale, poteva trovarsi non solo a Vallejo per il giorno del suo compleanno e per il primo omicidio di Zodiac del dicembre 68, ma 5 mesi prima anche a Signa per il primo presunto omicidio del mostro di Firenze. Siamo già agli zodiachisti apocrifi, perché gli zodiachisti tradizionali contano sulla sostituzione dei Bossoli. E qua vengo al punto. Per Pacciani, colpevole o innocente che fosse, ho sempre pensato e continuo tuttora a pensarlo che abbia avuto un processo con un impianto indiziario che potrei definire dopato. E lo ripeto in bold, colpevole o innocente che fosse. Partendo da questo principio e con quel briciolo di senso di colpa di chi si è interessato in prima persona alla teoria di Amicone, che qui D'Angelo sta confessando che in un primo momento era stato attratto da questa teoria, mi sono domandato e continuo tuttora a farlo se sia giusto che un altro individuo nel 2023 debba subire un processo sul web in cui sono deragliati anche i capi di imputazione iniziali. A tal proposito ricordo che fino allo scorso luglio qualcuno che lo accusa addirittura di stragismo politico mostrava il trafiletto di un documento con cui spiegava che il soggetto in questione fosse pacificamente nelle PSYOP in Vietnam. Le PSYOP è una polizia speciale di guerra psicologica, roba del genere. Con una piccola ricerca che chiunque avrebbe potuto fare, ho scoperto che quel documento in realtà si riferiva a un omonimo soldato di 22 anni impegnato nei corpi PSYOP in qualità di traduttore. Un omonimo. Qualche settimana fa Amicone ha giudicato addirittura come vomitevoli le mie perplessità su certe derive incontrollate della sua inchiesta. Se ne dovrebbe dedurre che secondo taluni il soggetto denunciato dal giornalista, colpevole o innocente che fosse, in assenza di un giusto processo, meriti una gogna virtuale. Gogna virtuale che per chi non l'avesse ancora capito difficilmente avrà una conclusione. Cioè, come è successo e lì c'è addirittura la giustizia che è colpevole, come è successo a Calamandrei,
come è successo a Narducci, che sulla base del niente ancora oggi vengono considerati come coinvolti nella vicenda del mostro di Firenze, ma anche Spalletti, poveraccio. Lo stesso Pacciani, uomo cattivo quanto volete, ma come mostro di Firenze veramente poco credibile. Continuiamo con la parte finale di questo scritto di Simone D'Angelo. Concludo con un appello inutile. Sia che vogliate criticare una teoria, sia che vogliate supportarla, quantomeno provate a informarvi, soprattutto quando si parla di persone in carne e ossa, che il contesto virtuale porta a smaterializzare in personaggi immaginari. Io credo che su questo documento tutti gli zodiachisti dovrebbero riflettere, fare un'attenta riflessione. Vi saluto.